Fratelli e sorelle del canale Gabriele Mura 3D, bentornati. Oggi vi vorrei mostrare una ricostruzione in real time, cioè che farò assieme a voi in tempo reale. E questa ricostruzione riguarda la costruzione di una statua di Sandor Márai, il più grande scrittore di Košice, e ha scritto più di 40 libri. Quindi, omaggiandolo, faccio questa ricostruzione. Quindi possiamo iniziare andando su Workflow e clicco su Add Folder. Prima di iniziare però dovrei ricordare di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così da non perderti i futuri video. Ok, una volta entrati vado a raggiungere la mia prima cartella, che è questa, quindi vado a inserirla cliccando su appunto di cartella e posso selezionare appunto tutte le fotografie come fotocamere singole, quindi clicco su ok. In questo momento mi sta dicendo che nella prima cartella ci sono differenti immagini con differenti orientazioni e quindi mi sta avvisando che è consigliato disabilitare, diciamo, le rotazioni automatiche. Comunque clicco il tasto ok, così valuto le prime fotografie che vado ad importare, sono quelle qua sotto che sto scrollando. Ok, dopodiché vado a inserire anche le altre due cartelle. Probabilmente le tre cartelle sono differenziate in base alla, come dire, alla pertinenza, quindi degli scatti, quindi all'altezza e al dettaglio, e quindi alla distanza focale dalla quale vengono effettuati gli scatti. Quindi procedo inserendo il secondo dataset, quindi cliccando qui a sinistra sotto workspace clicco su add chunk, ho inserito un nuovo chunk con il numero 2, torno su workflow, add folder, salgo di un livello e apro la cartella che mi interessa, quindi successiva alla precedente, in questo caso la numero 2. Clicco su seleziona cartella, ripeto l'operazione, inserisco anche il secondo dataset. Ripeto l'operazione anche per la terza e quindi vado a inserire anche le foto della terza cartella, eccole qua. Allora, tutte le fotografie che stiamo aprendo hanno appunto, come dicevamo prima, delle caratteristiche differenti e probabilmente, sì, quasi sicuramente hanno anche dei setting diversi. Solitamente non è consigliabile utilizzare dei settaggi differenti tra uno scatto e l'altro, ma purtroppo a volte ci si ritrova in questa situazione. Infatti iniziamo per questa ragione ad allineare un chunk per chunk. Dopodiché andremo a inserire anche la nostra scansione LiDAR che darà ancora maggiore precisione alla nostra ricostruzione. Quindi possiamo iniziare come prima fase l'allineamento del primo gruppo di fotografie del chunk 1, quindi lo evidenzio facendo doppio clic e vado su workflow, clicco e poi faccio di nuovo clic su align photos. Da questa finestra lascio i parametri che abbiamo già spiegato in maniera approfondita nei tutorial precedenti, dopodiché clicco sul tasto ok
per far avviare la procedura.
E dopo aver completato la prima fase, come potrei vedere, già stato ricavato qualcosa. Dopodiché però noi andiamo in questo momento a controllare che tutte le foto siano state allineate. Infatti, come vedi qua dentro, all'interno della sezione workspace chunk 1 images, c'è scritto appunto allineate 603 fotografie su 603. Quindi è andata molto bene questo allineamento. Possiamo andare nel pannello reference e quindi procedere con l'ottimizzazione cliccando su questa stellina, e quindi facciamo clic e diamo l'ok per fare l'ottimizzazione delle fotografie appena allineate. Ok, abbiamo completato l'ottimizzazione degli apparecchi fotografici, quindi cliccando qua ad esempio sull'icona presente all'interno della toolbar Show Cameras, posso notare tutte le fotografie, quelle 603 fotografie che ho appena allineato, che sono state correttamente collocate attorno al nostro soggetto. Posso cliccare nuovamente per disattivarle. Ora abbiamo a disposizione questi altri due gruppi di immagini che naturalmente se processassimo in maniera isolata dovremmo poi allineare all'interno del chunk madre, che sarebbe il chunk 1, e quindi ci porterebbe ad avere un'ulteriore perdita di tempo. Quindi ragionandoci su, innanzitutto aprire la cartella delle immagini del singolo chunk 2, posso notare che c'è questo suffisso dopo il nome dell'immagine NA, che significa non allineata. Quindi immagine per immagine, queste sono tutte immagini non allineate. Posso cliccare sulla prima col tasto sinistro e tenendo premuto il tasto Shift posso scendere giù fino all'ultima e posso decidere, come sto facendo, appunto di spostare queste immagini e di saltare un passaggio che è quello dell'allineamento tra un chunk e l'altro, quindi spostando queste foto direttamente all'interno della cartella, meglio del chunk 1, e facendo un allineamento incrementale che si basa sulle foto che abbiamo appena allineato del chunk 1, prendendole appunto come riferimento che sia solido. Quindi posso fare clic col tasto destro su questa selezione che ho appena fatto e utilizzare l'opzione Move Images. Poi mi sposto sulla destra e seleziono Chunks. Dopodiché non mi resta che cliccare su Chunk 1. Poi mi richiede il software, vuoi muovere 169 immagini? Clicco sul tasto Yes. Dopodiché ti renderai conto che il chunk 2 è stato svuotato ed è entrato a far parte del chunk 1. Quindi ora posso anche cliccarci anche una sola volta, poi premere su Remove Items e quindi posso cliccare e confermare l'operazione Yes. In questo modo ho spostato 160 fotografie all'interno del chunk 1. Prima di spostare però anche le 370 immagini del chunk 3, naturalmente procedo alla mia fase di allineamento incrementale. Come funziona l'allineamento incrementale? Clicco sul tasto Workflow, clicco su Align Photos, dopodiché anziché cliccare qui su Reset Current Alignment, lascio tutto com'è e quindi le nuove immagini verranno allineate aggiungendosi e basandosi su quelle già allineate. Infatti per questa ragione si chiama allineamento incrementale.
La procedura è molto più rapida perché non richiede tutto il tempo che abbiamo utilizzato prima per processare il dataset, diciamo, principale, e quindi è un'opzione che ti sarà molto utile nelle tue ricostruzioni. Clicco dunque sul tasto OK per vedere il risultato. Vedrai a breve come sarà ultimata questa procedura, come il valore qua sotto a sinistra, corrispondente al valore delle immagini allineate, sarà modificato, non sarà più di 603, che erano appunto le immagini precedenti, augurandoci naturalmente di raggiungere l'allineamento complessivo di tutte le fotografie, che sono 772 in questo caso. Fotografie utilizzate in questo
questa elaborazione utilizzano di default un sistema di coordinate locale perché non presentano al loro interno un sistema di coordinate registrato. Quindi questo dataset è stato scattato da un apparecchio Nikon D5600, è una reflex digitale abbinata ad un LiDAR terrestre che è il Faro Focus S150. Possiamo aggiungere qualche informazione sul monumento che stiamo andando a ricostruire. La statua di Sandor Márai si trova all'angolo tra Masiarska e Zbrojniska, a Košice. Il monumento raffigura un uomo seduto, come dicevamo prima, a gambe incrociate su una sedia, che osserva in silenzio l'ambiente circostante. Considerato ampiamente lo scrittore più famoso di Košice, Sandor Márai scrisse più di 40 libri nel corso della sua vita. Nel giugno 2021 l'organizzazione no profit americana SIARC, che ci ha gentilmente fornito questo dataset, e il partner slovacco Capturing Reality, hanno collaborato per offrire un workshop di formazione congiunto sulla documentazione 3D agli studenti dell'Accademia delle Arti di Banska Bystrica e dell'Università Tecnica di Košice. Il workshop sulla conservazione del patrimonio slovacco ha portato all'acquisizione di nuove competenze per i giovani slovacchi e ha offerto l'opportunità di rafforzare i legami tra Slovacchia e Stati Uniti attraverso lo scambio culturale e tecnico. Il corso, che ha avuto sviluppo di 2 settimane, ha insegnato agli studenti come documentare siti storici utilizzando la fotogrammetria e come elaborare le immagini risultanti con il software Capturing Reality. L'obiettivo di questo tutorial è naturalmente dimostrare che anche col software Agisoft Metashape Pro possono ottenere degli ottimi risultati. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con l'American Space Slovakia e supportato da una sovvenzione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Bratislava. Nell'ambito dell'evento formativo, gli studenti hanno documentato una statua di Sandor Márai a Košice. Attendiamo dunque il termine del processo per poi completare col terzo dataset da inserire nell'elaborazione del nostro processo.
Molto bene, cerchiamo di notare qua sotto se tutte le immagini sono state allineate correttamente. Il processo sta per terminare. Come aprire il chunk, prendercene conto. Infatti appare 772, come vedete, fotografie su 772 allineate. È andato molto bene anche questo, anche questa, anche questa, scusate, seconda fase appena filmata. Dopodiché potremo anche selezionare nuovamente l'opzione Show Cameras per vedere che tutte le foto sono effettivamente di alta qualità e sono state appunto concentrate all'interno dell'area che riguarda appunto la nostra ricostruzione della statua. Dopodiché posso di nuovo deselezionare e ripetere l'operazione precedente andando questa volta nel chunk 3, aprendolo, cliccando col tasto sinistro sulla prima fotografia, tenendo premuto il tasto Shift e cliccando sull'ultima fotografia. Questa sarà l'ultima operazione che riguarda l'allineamento incrementale, quindi faccio clic col tasto destro sulla prima fotografia che appare nella selezione, clicco su Move Images e poi vado su Chunks e di nuovo su Chunk. Mi chiede il software: vuoi muovere le 300 immagini? Clicco su Yes. Per svuotare il chunk 3 noterò appunto che le immagini sono diventate nel chunk 1 1142. Posso eliminare il chunk 3 cliccando sulla X che trovo nella toolbar del pannello Workspace e quindi faccio clic su Remove Items. A questo punto ripeto l'operazione una volta andando su Workflow, Align Photos. Faccio attenzione come la volta precedente a non cliccare su questo checkbox Reset Current Alignment, quindi lo lascio attivato. Dopodiché clicco sul tasto OK per avviare l'ultima elaborazione della nuvola di punti sparsa.
Molto bene, vediamo anche come è andato questo procedimento. Tutte le immagini sono state allineate, come puoi vedere 1142 di 1142 immagini allineate sotto. A questo punto possiamo salvare il nostro progetto prima che succeda qualcosa, naturalmente, quindi vedo salva dalla toolbar, faccio clic col tasto sinistro, cerco la mia cartella di riferimento, naturalmente chiamerò progetto col nome statua Andor Kai. Clicco sul pulsante salva per salvare il progetto. Arrivato a questo punto posso andare nel pannello reference per dare un'occhiata agli eventuali e quindi naturalmente posso fare un'analisi degli errori. Prima di tutto cerco di fare appunto una pulizia di questa nube sparsa, quindi recandomi pannello tools, quindi vado su T-Points e Clean Points. Da questo pannello, che è vecchio strumento che una volta si chiamava Gradual Selection, posso selezionare tutti i punti imprecisi e quindi eliminandoli posso cercare di ridurre notevolmente l'errore, diciamo, di queste singole fotografie. Naturalmente però come prima cosa mi accorgo che la proiezione di questa foto, il numero di proiezioni contenute all'interno di questa foto è molto basso, quindi direi, prima di avviare il processo, già di disabilitarla. Solitamente bisogna naturalmente avere un numero di proiezioni superiore al 100, il minimo deve essere 100, poi come vedi ce ne sono 900 e quindi scendo. Quindi già 92 sono un po' troppo poche. Quindi posso andare su Tools, come diciamo prima, T-Points e Clean T-Points. Da qui posso selezionare vari tipi di errori, ad esempio errore relativo alla ricostruzione certa, e da qui mi potrò rendere conto che muovendo questo cursore verranno selezionati un certo numero di punti, come viene evidenziato qua sotto. Naturalmente faccio attenzione a non esagerare con il numero di punti selezionati, naturalmente cercando di tenere un criterio in maniera tale che il livello sia tra i 40 e i 20. Allora qua siamo ancora un po' alti, vediamo così.
riusciamo ad alzarci ancora un po'. E naturalmente il limite è di 1/10, diciamo, di quel valore lì. Siamo a 96, quindi siamo un po' alti ancora. Vediamo così. 93,6, facciamo così. 3, 4, forse così raggiungere il valore adatto. 22. Sì. Ok. Vediamo se facciamo così. Molto. 2. Così va bene. Clicco dunque sul tasto ok per mantenere selezionato, evidenziata, diciamo, la nostra selezione. Come vedrai ci sono un sacco di punti che sono allineati in maniera non corretta, quindi posso cliccare qua sopra il tasto Delete Selection e poi posso controllare qua come i valori di errore si evolvono. Quindi clicco Delete Selection, come vedrai si sono abbassati i valori di errore, privilegiando naturalmente l'aspetto, diciamo, della pulizia della nuvola di punti, specialmente nell'area che ci interessa. Come vedi è illuminato un gran numero di punti, circa, appunto, abbiamo detto 93.000, che non sono pochi, comunque fanno comodo, specialmente sono dei punti non affidabili. Adesso posso procedere con l'ottimizzazione, dando questi punti affidabili. Vedere come cambia la situazione. Si dice Metashape, qualche camera potrebbe avere un numero sufficiente di proiezioni, quindi sarà resettata. Continuare, clicchiamo su sì, quindi quando clicchiamo su sì in questo caso mettiamo in conto che qualche telecamera non venga naturalmente allineata durante il processo. Questa procedura che stiamo facendo si chiama allineamento ricorsivo. Come vedi, fa in testa di questa immagine che ad esempio non ha un numero di proiezioni, quindi è stata come che fosse disabilitata, quindi la posso anche selezionare. Le prime due le abbiamo deselezionate e poi si parte, diciamo, dalle altre. Questi sono i valori più affidabili, che sono il 0,8, e naturalmente adesso procederemo anche con le fasi successive, riguardano sempre la pulizia della nube di punti, e quindi in particolare utilizzerò strumento Reprojection Error, che trovo sempre all'interno del menu Tools, Key Points, dopodiché vado appunto su
clean tip points, però questa volta seleziono l'opzione per utilizzare l'opzione reprojection error, oppure posso anche controllare se il mio appunto filtro che ho usato precedentemente abbia raggiunto i valori compresi tra 20 e 40, quindi fare una verifica. E in effetti siamo scesi anche a 36, quindi in questo caso va benissimo. Posso andare su dicevamo reprojection error per continuare con la nostra fase che riguarda appunto l'errore di riproiezione. Quindi anche in questo caso un buon indicatore è puntare al livello di 0,3, però devo sempre stare attento naturalmente a non superare un valore appunto maggiore di 1/10 sempre della nube di punti. Vediamo, siamo a 34.000. Vedete già così sono 0,6, sono già praticamente arrivato perché 83.008 sono quasi a 1/10 della nube di punti. Quindi clicco su ok, posso eliminare anche questa volta nube di punti incerta. Posso appunto notare che qua il valore si è ridotto ancora e quindi posso procedere alla successiva ottimizzazione anche di questo strumento. Benissimo, arrivati a questo punto posso andare su Tools, Tip Points e Clean Tip Points e controllare il valore di reprojection error. Raggiunto appunto il valore desiderato che avevamo detto doveva essere di 0,3. In tal caso non è stato raggiunto, quindi cerchiamo di portarci noi a quel valore lì. Siamo a 77.000, proviamo a scendere un po'. Come valore qui siamo a 75,5, qui 75,3. Clicco su ok, posso eliminare anche questa volta questo ulteriore errore di lezione, dopodiché posso un'altra volta ottimizzare l'allineamento. Ricordo che l'errore in pixel all'inizio era superiore a 6, al valore 6, siamo già scesi al valore 4,9. Stiamo scendendo notevolmente. Andiamo di nuovo a controllare nel pannello Clean Tip Points il valore del reprojection error, 0,95. Vediamo. Andando a 0,3 usciamo già
raggiungere dei valori, come vedete, a 0,40 o 41, per il valore 66. Qua facciamo un po', alziamo un po' per fare in modo di raggiungere il 67. Sì, vedete, siamo al 67,8 circa, decimo. Clicco ok, anche in questo caso eliminiamo questi altri punti e clicco un'altra volta ottimizza fotocamere. Vi ricordo che questa pratica si chiama allineamento ricorsivo. Proviamo dunque a vedere un'altra volta se abbiamo raggiunto il nostro scopo. Pannello clean clip points. Ritorno su The Projection Error e verifico se riesco a raggiungere il valore di cui prima, 0,3. Come vedrai a 0,38 sono 23 appunti. Vediamo se riusciamo a raggiungere il valore 0,30. Ci siamo quasi. Siamo 67. Quindi qua dobbiamo un po' alzare. Meglio abbassare per alzare un po'. Ah no, scusate. Alzare qua. Siamo a 67 e quindi qua dobbiamo, siamo a 61. E 7. 8. Alto. Così se riusciamo a ridurlo. 7, 68. Siamo messi 77. A 2. 68. 7. Siamo troppo alti. Arretrare un pochino a questo punto. 7 per andare a farlo. Quando siamo a 51, quindi 34,8. E possiamo un po' alzarlo qua, magari ci arriviamo. 62, quasi. E così siamo a 61. Perfetti. Clicco ok, anche in questo caso elimino questi punti, sono il 10%. Clicco su ottimizza.
premo su ok, ma prima mi accorgo che qua a sinistra, come vedi, siamo arrivati a 3000, cioè a 3 di valore 3 a 6 che avevamo all'inizio, ti ricordo. Quindi la situazione dell'errore sta migliorando notevolmente. Vediamo se siamo riusciti questa volta a raggiungere il 0,3. Siamo al valore 0,6. Vediamo se riusciamo ora. $36.000. Probabilmente ce la facciamo. Facendo questo. 46.000 come vedi su 55.000 che sarebbe un decimo, quindi perfetto. Clicco ok, elimino questo e aggiorno. Come vedrete qua sono già a 3 come valore massimo, è già un ottimo valore. E naturalmente dovrò escludere questi valori alti perché al massimo è consigliato arrivare a 1 di valore pixel, valore come errore. Ok, siamo riusciti anche intento questa volta, quindi posso scendere giù e andare verso il valore 1. Vedete, al massimo posso guardare il valore di 1,99. Sì. Aspettate, attivato. Ecco qua. Lasciare un margine di tolleranza e questi vado tutti a disattivarli. E queste immagini, come vedi, le ho disabilitate. È la nostra fase successiva, naturalmente. Ora possiamo tornare al pannello workspace e creo un nuovo chunk. Può costarmi quella che è la nuvola ripulita, e da qua ovviamente le foto disabilitate mi appaiono anche qua sotto, e da qua posso creare dalla toolbar sotto quello workspace, posso cliccare su add chunk e dopodiché posso andare su file, import e import point cloud. Da questo pannello che si apre posso andare a cercare dalla cartella LiDAR terrestrial appunto il nostro file derivato dalla scansione laser. Su apri mi si aprirà questo pannello. Naturalmente le coordinate predefinite fanno preferire solitamente questa soluzione rispetto non solitamente in questa casistica il fatto che la nuvola di punti derivata dal laser scanner abbia appunto un sistema di coordinate ben preciso, a differenza delle fotografie, fa sì che sia in questo caso preferibile utilizzare appunto la scansione laser rispetto all'allineamento delle fotografie. Questo è un caso un po' atipico perché solitamente le fotografie hanno un sistema di coordinate sul quale viene semplice appoggiarsi. In questo caso purtroppo le fotografie ci sono state fornite senza un sistema di coordinate loro e quindi ci troviamo in questa situazione naturalmente non impossibile, ma dove dovremmo fare appunto riferimento sull'altro metodo, che in questo caso è quello del laser scanner. Allora dobbiamo controllare da questo pannello che si apre innanzitutto il sistema di coordinate, che solitamente questo è corretto, l'RDN 2008 per il faro focus
Focus Laser. E devo fare attenzione qua che sotto il pannello, la sezione parametri, si è evidenziato l'opzione usa insomma questi punti come la scansione laser, e poi naturalmente la posizione dello scanner che è totalmente all'origine. Dopodiché posso cliccare col tasto OK, confermare tale operazione di importazione, e quindi attendo qualche istante prima che la nuvola di punti venga caricata, e noterei infatti nel chunk 2 che tra parentesi c'è scritto laser scans, quindi c'era il numero che era 1, adesso già sono diventate 2 scansioni, andrà così a crescere insomma, qualora ci fossero più di 2 scansioni. Come vedrai il numero di scansioni è aumentato, siamo arrivati a 6 scansioni. Siamo arrivati a 7 scansioni, come puoi notare. Allora posso riaprire anzitutto il doppio clic qua, vedere la nostra nuvola di punti, qua, questa. Torno indietro e vedrò attivando questa opzione le fotocamere, quelle più chiare sono quelle che ho deselezionato, e cliccando invece quest'altra icona a fianco, vediamo la prima scansione, che dovrebbe essere, intanto deseleziono la foto. Allora, abbiamo una scansione che è in questa direzione, giù, e riguarda appunto la piazza e il nostro monumento, naturalmente qua, scritto. Ora vediamo un confronto. In questo modo vedrò sia il livello corrente, questo, che scansione selezionata. Comunque è evidente che siano su due piani diversi, quindi bisogna trovare una soluzione, trovare qualche immagine in comune. Ecco qua tutte le immagini, devo trovare delle immagini in comune dove è possibile evidenziare elementi comuni le immagini, e quindi poi tramite questi elementi in comune dovrei effettuare allineamento. Ad esempio qua possiamo recuperare ad esempio, possiamo usare anche il bavero della giacca volendo, tipo questa. Potrei mettere questo come 5, e questo come 6.
Andiamo a vedere nelle altre foto. Un po'. Da qui si vede di fronte. Ok. Questo. Ehm. Sì, ok. Anche. Qua. Diamo uno sguardo qua. Dovremmo esserci. A vedere nel qua, bandolo. Stanza. Sì, dovrebbe essere esatto. E quindi adesso possiamo anche evidenziarli, vediamo dove si vedono. Questi si vedono, possiamo riattivare anche queste foto che ci aiutano. Aumento. E queste sono da sotto in realtà. Questione di corrispondenza più che altro. Ok, andiamo a vedere le scansioni laser che ci mancano solo quelle. Quello, questo. Questo è 5. Qua. Niente. Che vada bene. Allora, questi punti relativi ai markers
sono stati filtrati deselezionando i primi 4 e poi eliminandoli, perché i primi 4 punti, come abbiamo detto prima, erano stati posizionati in cima a questa lastra con dei vertici che erano molto a confine, diciamo, tra la lastra stessa e gli elementi che stavano posteriormente. Quindi ad esempio per questo vertice il cielo, oppure per un altro vertice magari poteva agganciare un palazzo indietro. Quindi erano dei punti che erano un po' che vagavano per aria praticamente, quindi non mi è sembrato opportuno utilizzare quei primi 4 punti che avevo utilizzato all'inizio soltanto perché apparivano in tante foto. Pensandoci bene però, i punti diciamo più solidi, oltre a questi che ho rilevato nel bavero del nostro personaggio, sono stati appunto i punti a terra. Quindi come potrai vedere, adesso faremo un giro delle fotografie e quindi potrei vedere all'interno anche delle foto fatte con il laser scanner che questi punti accompagnano molto bene i punti 5 e 6, quindi il punto 9, 10, 8, adesso vedremo anche il punto 7, aiutano notevolmente, come vedere anche in questa foto, l'ortorettifica, ovvero il fatto di creare una matrice a terra chiusa di 4 punti da far corrispondere con i punti che si troveranno all'interno anche del dataset delle fotografie fatte con la fotocamera reflex, per intenderci. Quindi questo ci consentirà già di avere un'ottima sovrapposizione a terra. Poi invece i due punti 5 e 6 forniranno un'ulteriore precisione nella sovrapposizione per quanto riguarda naturalmente il valore Z del nostro modello. Quindi finiamo di vedere le altre fotografie che sono state utilizzate. Ad esempio qua si vede il punto 10, qua si vede il punto 7 e il punto 9 e qua infine si vede il punto 5 e il 6, il 9 e il 10. Ok, abbiamo iniziato il giro, quindi possiamo vedere anche le foto invece che riguardano il dataset, diciamo, sferrato a terra. Possiamo chiudere questa immagine. Intanto questa è la sagoma del nostro modello fatto con le immagini, quindi utilizzando la nuvola di punti sparsa. Quindi naturalmente per visualizzare le foto posso selezionare scusate, con lo strumento di selezione tutti i punti che sono stati utilizzati, cioè markers, e quindi faccio clic con il tasto destro e posso usare filtra foto tramite markers. Utilizzando questa funzione vedrò tutte le fotografie che, come puoi vedere, sono state utilizzate per dove appaiono i markers che abbiamo appena inserito. Quindi ad esempio il punto 10, punto 7, punto 8 è invisibile perché risulta dietro, il punto 7 si vede in questa foto, il punto 10, il punto 9 e così via. Faccio una carrellata veloce dei punti per farti vedere la bontà naturalmente di questa integrazione e naturalmente anche la notevole precisione, perché comunque sia ci fornisce questo un punto ben preciso, perché abbiamo come ulteriore appoggio, diciamo, questo lato perpendicolare della lastra
che tocca a terra e quindi ci aiuta ancora di più a rilevare il nostro punto in maniera precisa, mentre qua abbiamo le fughe delle lastre che ci forniscono appunto un'intersezione tra due linee perpendicolari e quindi intercettano in maniera inequivocabile il vertice e quindi anche la posizione del nostro punto nello spazio. Sono anche le varie immagini nelle altre direzioni con un diverso orientamento. Solitamente è sconsigliabile fotografare delle immagini in direzioni diciamo diverse. Comunque questo è per darti un'idea di come appunto si faccia, come si vede bene anche in questa foto, per ortoreferenziare e anche per scalare opportunamente dei modelli e farli sovrapporli in maniera diciamo inequivocabile, in maniera perfetta, avendo appunto dei molti punti solidi. Come dicevamo prima, in questo caso abbiamo la bellezza di 5, anzi di 6 punti solidi. Allora, dopo aver sistemato le cose, posso tornare alla visualizzazione workspace, andare nel pannello workflow, selezionare l'opzione align chunks. Da questa opzione naturalmente faccio attenzione che sia selezionato il chunk corretto come riferimento. Quindi in questo caso non va bene, devo uscire e fare doppio clic sul chunk laser. Mi accorgerò che è stato selezionato come riferimento da questa R che apparirà a fianco al chunk evidenziato. Clicco dunque sul pulsante workflow, vado su align chunks e mi accorgerò che in questo caso è selezionato il chunk contenente il laser scanner, quindi le scansioni laser come riferimento. Dopodiché mi faccio attenzione che sia impostato come metodo di allineamento quello basato sul marker. Dopodiché posso usare l'impostazione di scalare appunto i punti per farli combaciare uno con l'altro. Premo sul tasto OK per vedere quello che è il risultato, che è praticamente immediato. Posso dunque chiudere questa finestra delle fotografie, tornare nella visualizzazione modello. In questo momento è deselezionato laser scanner, quindi per riattivarlo clicco qua sopra nell'icona show laser scans e come per magia riapparirà la scansione laser. Mi posso avvicinare fino a raggiungere il nostro modello. Ti consiglio di disattivare un attimo i markers per evitare di spostarli, quindi faccio un doppio clic sul modello, lo ruoto fino a raggiungere appunto la posizione corretta dove si trova naturalmente. Devo scendere un po' perché sono ancora sull'albero. Eccoci qua. In questo modo ho centrato il modello. Come puoi vedere, questa è la scansione laser. Posso cliccare sul pulsante a questo punto per mostrare i markers che ho utilizzato. Come ti dicevo prima, ho utilizzato i markers del nostro soggetto, quindi posso cliccare poi sulla freccetta che ci sono qua come estensione di comandi della toolbar e posso selezionare appunto l'opzione Show Aligned Chunks.
In questo modo si sovrapporranno le due nuvole di punti, una ottenuta dal laser scanner e l'altra invece ottenuta dalla scansione delle fotografie terrestri. Quindi per vedere la differenza mi basterà deselezionare la scansione diciamo fatta con fotocamere terrestri cliccando qui su questi 4 pallini, e in questo modo vedrai come cambia la situazione diciamo utilizzando un set di punti piuttosto che un altro, ma come vedrai le due scansioni combaciano perfettamente, quindi questo darà un valore davvero aggiunto alla nostra ricostruzione. Come puoi vedere anche parti molto dettagliate come ad esempio il viso combaciano, si sovrappongono perfettamente all'area appunto utilizzata alla scansione, quindi in questo modo le due parti combaceranno perfettamente, anche le mani come puoi vedere sono perfettamente combacianti, e anche la sedia naturalmente, che è un ulteriore punto di riferimento, combacia perfettamente. Quindi ci possiamo ritenere soddisfatti di questa fase e dunque possiamo procedere andando avanti nella nostra ricostruzione. Andiamo su workflow, build model e impostiamo la source data, la depth maps più scan, e quality lasciamo alta e face count lasciamo alta, se la gestisce lui. Premo sul tasto ok, vediamo il processo avviarsi. Molto bene ragazzi, siamo arrivati quasi al termine della fase di ricostruzione. Della mesh, dopo aver unito le due parti. Ricordo che abbiamo ricostruito la nube sparsa utilizzando le mappe di profondità e dopodiché abbiamo trovato nel dataset che riguardava il laser scanner dei punti comune, quindi abbiamo inserito dei markers sia nel dataset delle immagini provenienti dal laser scanner che dal dataset delle immagini provenienti dagli scatti fotografici. Quindi in questo modo abbiamo allineato due chunk basandoci sul
chunk proveniente dal laser scanner, perché purtroppo le immagini derivate dalla fotocamera non erano georeferenziate, quindi naturalmente abbiamo preferito basarci sul sistema che tra i due era più solido. A questo punto attendiamo il termine del processo per valutare quella che è la ricostruzione della mesh.
La fase di elaborazione ha avuto il suo termine, dunque vi consiglio di salvare prima di procedere. In questa fase, con l'avvento della generazione di mappe di profondità, con l'utilizzo del software Metashape, possiamo notare come lo stesso Metashape abbia consentito la creazione di una mesh direttamente da delle telecamere allineate più l'utilizzo del laser scanner. Una mappa di profondità è una fotografia o un'immagine 2D che contiene informazioni sulla distanza da un punto di vista, tipicamente il sensore della fotocamera, e della scena. Come già accennato, le immagini sono una matrice di coordinate x e y con a ogni pixel assegnata una posizione 2D. Le mappe di profondità aggiungono profondità a z e contengono informazioni che possiamo estrarre per ricostruire una superficie. Con le mappe di profondità già calcolate, Metashape ci permette di visualizzare i valori z in un'immagine, con il rosso arancione più vicino e il blu più lontano. Le aree nere rappresentano le sezioni in cui non è stato possibile estrarre i valori z. Le mesh derivate dalle mappe di profondità presentano due vantaggi significativi. La prima è la creazione di una nuvola densa non risulta necessaria e può far risparmiare tempo impiegato in questo passaggio. La seconda, le caratteristiche come ad esempio tubi o altri oggetti piccoli tendono ad essere preservati e registrati in modo più dettagliato. Abbiamo visto quindi come procedere con la creazione della mesh utilizzando le mappe di profondità e il laser scanner. Si noti però che ci sono alcune differenze tra la generazione di mesh di mappe di profondità e le mesh di origine da nuvole dense. Il tipo di superficie può essere solo 3D arbitrario. La casella di controllo riutilizza mappe di profondità sarà abilitata se sono disponibili mappe di profondità preesistenti con lo stesso livello di qualità. Le qualità riguardano le stesse impostazioni della qualità della Dense Cloud, o per meglio dire della Point Cloud, che così si chiama oggi, con risultati simili. Il conteggio delle facce, quindi la stima del numero di facce, non è possibile, ma valori simili ai modelli derivati da nuvole dense sarebbero aspettative approssimative. Se il conteggio delle facce è impostato su un valore personalizzato di 0 o su un numero arbitrariamente alto, il programma non applicherà la decimazione e la mesh avrà il numero di triangoli più grande possibile. Tuttavia questa opzione non è consigliata, poiché raramente comporta un guadagno apprezzabile nel dettaglio della geometria rispetto a un'impostazione elevata, ma al contrario comporta un carico di lavoro molto maggiore nei successivi processi di mesh. Il riutilizzo delle mappe di profondità può far risparmiare quindi del tempo se una mappa di profondità esiste già, creata durante la ricostruzione di una nube densa o da una mesh precedente. L'unica restrizione è che la qualità delle mesh deve corrispondere alla qualità delle mappe di profondità esistenti, altrimenti le mappe di profondità verranno ricalcolate. È possibile dunque accedere alla modalità di visualizzazione e fiducia del modello tramite il pulsante dedicato sulla barra dei strumenti o nel menu modello. Dunque, vediamo un attimo di aprire la sezione che riguarda il modello. Possiamo intanto disattivare la visione dei multilivelli, da qua sotto, dei vari layers, e quindi posso cliccare qua sull'icona Model Solid per vedere
innanzitutto il nostro solido ricostruito. Possiamo naturalmente disattivare la scansione laser, che non ci interessa vederla in questo momento. Eccolo qua. Questo è il modello che è stato ricostruito. Come facciamo a vedere la confidenza appunto che riguarda questo modello che abbiamo appena ricostruito? Come vedete è venuto davvero molto bene. E possiamo cliccare quindi sulla freccetta a fianco e cliccare su Model Confidence. Ok, come potrai vedere, il Model Confidence è uno strumento prezioso per comprendere l'integrità o meno della mesh. Le aree in rosso sono le superfici ricostruite a partire dai dati sorgente forniti da una singola mappa di profondità. Le aree in blu indicano una forte fiducia nelle superfici derivate da numerose immagini. Quindi, come potrai notare, questo modello rappresenta una gran quantità di aree blu. Quindi ciò vuol dire che la confidenza di questo modello, quindi l'affidabilità della ricostruzione, è davvero molto elevata. Come vedrai, la parte che riguarda appunto il nostro soggetto è praticamente tutta blu o al massimo tendente a delle tonalità verdi, quindi comunque rimane sempre in questa scale bar che potete vedere qua, non scale bar, in questa barra grafica che potete vedere a sinistra, che riguarda appunto la confidenza. Potrete notare che il nostro modello è davvero molto vicino al colore blu. Naturalmente queste sono le aree principalmente mappate, e quindi naturalmente le aree che non sono state mappate diciamo adeguatamente presenteranno un colore più tendente al rosso. Ad esempio queste aree che si trovano nella parte retrostante della lastra verticale. Prendendo dunque come esempio sempre il nostro modello, il nostro esercizio, ti consiglio appunto di crearti oppure di cercare un dataset, diciamo seguendo le indicazioni che ti ho mostrato in questo tutorial, per replicare a tua volta quelli che sono i possibili risultati, quindi per capire fino in fondo effettivamente quella che è la compiutezza diciamo del tuo esercizio. Come puoi vedere qua è venuto tutto molto bene, infatti anche le barre come vedete della sedia sono davvero molto pulite e quindi sono molto contento di questa ricostruzione. Possiamo vedere anche per il momento l'aspetto colorimetrico. Quindi posso cliccare sempre su questa freccetta che abbiamo cliccato prima per la selezione dell'aspetto colorimetrico del modello. Quindi come abbiamo visto prima c'era l'impostazione solid che era quella sul violetto, adesso mettiamo modalità shaded che è la modalità che presenta già un suggerimento colorimetrico per la fase di texturing che sarà la successiva, che si baserà appunto sulle fotografie e sulle indicazioni dei colori che sono stati rilevati dalla fase precedente. Vediamo un attimo quindi come è venuto. E come potrai notare il risultato è davvero sorprendente, sono senza parole. Ragazzi, è venuto benissimo. Guardate un po' il livello di dettaglio
che ha la nostra ricostruzione davvero eccezionale, e considera che questo è senza texture, quindi ancora non ho caricato le texture, quindi per far diventare il nostro modello ulteriormente, diciamo, fotorealistico. Però davvero potrei notare già che la qualità per il nostro soggetto è davvero eccezionale, a dir poco eccezionale. Anche dettagli, come mi avvicino, potrei notare appunto alcuni dettagli molto importanti come le dita, dettagli appunto del papillon oppure della giacca, davvero eccezionale. Vediamo adesso di spendere due parole sulla texture. Quindi dobbiamo aggiungere una texture map naturalmente a questa che è la nostra ricostruzione. Quindi una texture map cos'è? È un file immagine bidimensionale che può essere applicato sulla superficie di un modello mesh per aggiungere colore, quindi texture o altri dettagli superficiali, come ad esempio la lucentezza, la riflettività o la trasparenza. Le texture map in Metashape vengono create per corrispondere direttamente alle coordinate UV di un modello 3D non elaborato e sono ricavate da foto reali utilizzate per ricostruire lo stesso modello o in alternativa da altri set di immagini. Anche la mesh stessa, con i suoi colori impostati per vertice, può essere sottoposta a un wrapping per generare una texture map. Quindi le coordinate di un pixel di una mappa immagine sono chiamate coordinate UV e hanno origine nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine. Pertanto creare una mappa texture implica stabilire una relazione diretta tra le coordinate 3D di ciascun vertice di un triangolo nella mesh e le corrispondenti 2D UV degli stessi tre punti nel file immagine della texture. Vediamo adesso come creare appunto la texture. Quindi per creare la texture dovrò recarmi nel pannello del menu workflow e cliccare appunto sull'opzione build texture. Da questa finestra che si apre noterò diversi elementi, diverse funzioni che posso appunto utilizzare. Il tipo ad esempio di texture, dalla quale posso decidere ad esempio in questo caso se utilizzare la diffuse map, che prende il contenuto diciamo dei triangoli mesh delle immagini sorgente, oppure l'occlusion map, come vedi la seconda, che utilizza invece il rimbalzo della luce ambientale sulla superficie per fornire una resa più gradevole della mappa diffusa nelle applicazioni di rendering di terze parti. Dopodiché ho la possibilità di utilizzare la source data, quindi posso scegliere da dove far provenire le immagini che utilizzerò per questa elaborazione. Naturalmente nel mio caso scelgo appunto le immagini del chunk e il colore corrente della mesh per vertice, che è quella che vedi attualmente nella viewport. Se nello stesso blocco sono presenti altre mesh è possibile utilizzarne una come sorgente. Quindi questo avviene ad esempio nel caso che voi stiate producendo un modello da decimare, quindi potete applicare la texture diciamo ad alta qualità basata su una mesh formata di tanti poligoni, trasferendola diciamo sul modello low poly, che in qualche modo appunto contiene
in questo caso le stesse informazioni, seppur un numero molto più ristretto di poligoni, quindi è molto più leggero e molto più probabilmente sinuoso. Per quanto riguarda la mapping mod, possiamo vedere tra le varie opzioni generic, che è adatto a tutte le geometrie. Ad esempio le regioni di texture in questo caso verranno ricavate da qualsiasi immagine disponibile, dando priorità a quelle più vicine e meglio orientate perpendicolarmente alle sfaccettature. Poi abbiamo il secondo punto che riguarda le ortofoto. Questa opzione, diciamo, è adatta ai casi in cui la superficie ha una geometria planare dominante, come ad esempio i muri, terreni pianeggianti, bassorilievi, dipinti, eccetera. La modalità darà priorità alle immagini orientate perpendicolarmente al piano dominante. La mappa texture sarà molto coerente e facile da leggere, a differenza delle mappe generiche che sembrano dei puzzle, diciamo, complessi. Dopodiché la terza opzione è quella che riguarda l'Adaptive Orthofoto. Questa modalità utilizza un approccio misto, cercando di sfruttare i vantaggi dell'omogeneità e della planarità, dove funziona come modalità ortofoto, mentre funziona come modalità generica in altre parti con caratteristiche più accidentate. Ancora esistono altri tipi di mapping mod, ovvero la spherical, che appunto si basa su delle geometrie particolari appunto sferiche, oppure la single camera, per il quale il programma mapperà una singola immagine scelta dall'utente tra tutte le immagini disponibili nel blocco. Noi lasceremo impostato come mapping mod l'opzione generic e poi ci spostiamo quindi sulla blending mod. Vediamo che impostazioni abbiamo come blending mod. Allora possiamo scegliere tra mosaic, che è la prima, che è la predefinita solitamente, infatti c'è scritto tra parentesi default. Quindi in questa fase Metashape, diciamo, incolla delle regioni come delle patch dalle immagini più adatte, e per rendere le giunzioni meno invasive esegue l'equalizzazione del colore e dell'istogramma su tutte le patch, quindi applica un algoritmo di sfumatura per una transizione più fluida in una determinata banda sulle giunzioni. Di conseguenza le patch sembreranno fondersi perfettamente anche quando le immagini sorgente possono presentare variazioni di colore e illuminazioni evidenti. Seconda impostazione, l'average. Per questa impostazione la texture di tutte le aree sarà calcolata calcolando la media dei valori dei pixel di tutte le immagini sovrapposte in quelle aree. Sebbene questo metodo garantisca uniformità, tende anche a produrre una texture visibilmente più morbida rispetto alle immagini originali. Ciò è dovuto a piccoli problemi di allineamento a livello di pixel che si traducono in texture sbiadite e reali. Quindi questo non è proprio il massimo, diciamo. Dopodiché c'è come impostazione quella di utilizzare un'intensità massima, quindi tra tutte le immagini che si sovrappongono in qualche parte, questa impostazione sceglie quella con i pixel più luminosi. Al contrario, diciamo, opposta a quella massima c'è la minore intensità. Questa modalità talvolta aiuta a evitare che il modello venga texturizzato con immagini che contengono alte luci dettagliate a causa di un'esposizione errata dei riflessi. Come ultima c'è la possibilità di selezionare anche l'opzione disabilitate, funzione, diciamo, molto simile al metodo generico, ma non applica nessuna corrispondenza di colore e di esposizione tra le foto, né utilizza alcuna sfumatura sulle giunture, rendendo
le macchie sulla texture molto evidenti e non mascherate. Naturalmente, sebbene questa procedura può generare dei risultati sgradevoli, è quella però più adatta, ad esempio, per preservare dei dati quando si utilizza, ad esempio, un'elaborazione che riguarda dei valori radiometrici e perché contengono delle informazioni, diciamo, quantitative, come accade ad esempio con le telecamere termografiche. Anche in questo caso lasceremo il valore di default mosaico. Come texture size possiamo lasciare 8000, ovvero la risoluzione 8K. Per il resto, per il resto diciamo delle funzioni, diciamo dei parametri inseriti sono ricavati dal modello. Possiamo lasciare attiva l'opzione Enable All Filling e in questo modo potremo far sì che le texture vadano a ricoprire anche i piccoli buchi dove non sono adeguatamente mappate, quindi vadano a completare anche dove ci siano, diciamo, dei problemi. Un'ulteriore opzione che ti consiglio di lasciare attiva è anche questa, Enable Ghosting Filter, quindi se c'è un mosso, ad esempio all'interno di qualche foto, ci sarà il filtro che si occuperà di attenuare diciamo, tale errore che è stato immortalato all'interno delle nostre fotografie meno fortunate, insomma. Quindi possiamo cliccare sul tasto OK per avviare anche quest'ultima procedura. Dunque la modalità che potrai vedere è quella della point cloud, quindi siamo tornati alla visualizzazione della point cloud e quindi c'è il processo di elaborazione che poi insomma si concluderà con l'applicazione delle texture al modello 3D. Attendiamo qualche istante.
Molto bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fase conclusiva che riguarda la ricostruzione delle texture, quindi adesso possiamo vedere il risultato finale cliccando sulla freccetta a fianco l'icona del model shaded per poi selezionare l'opzione model textured. Vediamo come è venuto. No, ragazzi, è eccezionale. Sono senza parole. Guardate il livello di realtà, di realismo che ha il nostro modello. Pazzesco. Posso ruotare, posso avvicinare per coglierne tutti i dettagli. Guardate come è venuto bene. E dietro. Solitamente le parti retrostanti sono anche quelle più critiche, tra l'altro. Le mani, i piedi, guardate le scarpe. E anche la sedia. Eccezionale davvero. Possiamo controllare anche ulteriori dettagli, vedere un attimino come è venuta la scritta. Sembra che anche la scritta sia venuta molto bene. Davvero sono rimasto molto soddisfatto da questa ricostruzione. Naturalmente ci sono degli elementi qua che posso evidenziare e cancellare. Magari mi danno fastidio. Seleziono con lo strumento selezione rettangolare e poi clicco il tasto Delete Selection per togliermeli di mezzo, insomma. Dopo qualche istante noterò che quegli elementi spariranno. Naturalmente è possibile che ci sia una sovrapposizione di livelli. Dobbiamo attendere qualche istante perché sia tutto ok. Oltre a questa possibilità, naturalmente posso utilizzare per eliminare eventuali parti che mi danno fastidio. Posso anche utilizzare l'opzione Tool, Model, veramente Clean Model. Da qui potrò selezionare l'opzione Connected Component Size e quindi posso selezionare tutte le parti, diciamo, fastidiose in base alla dimensione dei loro poligoni. Come vedrai, muovendo questa levetta, questa barra, si andranno, come vedi, a selezionare sempre più parti. Naturalmente nel nostro caso basterebbe un livello molto basso, ad esempio quello pari a 1 probabilmente potrebbe essere sufficiente. Vediamo cosa succede se premo 1. Proviamo con 1,5, no, 15 è troppo, virgola non credo funzioni, quindi proviamo 2. E vedrai che selezionando 2 ho selezionato molti più punti. Quindi posso cliccare su ok e dopodiché naturalmente faccio attenzione a non prendere delle parti che stanno sul nostro modello.
ha appunto delle parti che sono scollegate, appunto connesse, come vediamo qua, evidenziate in color rosso. E quindi posso cliccare, dopo che faccio questo procedimento, sul tasto Delete Selection. Come potrai notare, adesso tutte queste parti fastidiose spariranno. Ecco. Quindi così facendo mi verrà molto più pulito, diciamo, ruotare attorno al mio soggetto, e anche la sua immagine sarà davvero molto più. Sono rimasto, come dicevo prima, molto soddisfatto da questa ricostruzione, quindi adesso decido di esportarla. Quindi per esportare il modello, quindi per esportare la mesh con la texture, spieghiamo innanzitutto cos'è l'esportazione della mesh. Le mesh sono uno dei risultati più comuni dei moderni processi fotogrammetrici, sia per il valore intrinseco della geometria, quando è necessaria l'ispezione metrologica di un oggetto o di una scena, sia per l'ineguagliabile capacità comunicativa offerta da modelli 3D texturizzati e fotorealistici. Metashape consente l'esportazione del modello poligonale in un'ampia gamma di formati. Alcuni sono pensati per la visualizzazione, altri sono perfetti per la stampa 3D e altri ancora sono più adatti alla condivisione con applicazioni di modellazione di terze parti, quindi con software di terze parti. E ci sono diversi modi per accedere al comando di esportazione tramite il menu File, ad esempio. Facciamolo. Dopodiché posso cliccare sul tasto Export e posso selezionare Export Model. Oppure si può anche effettuare la stessa operazione tramite, diciamo, delle azioni equivalenti che posso trovare utilizzando il menu contestuale, quindi facendo clic col tasto destro sul chunk che abbiamo unito, quindi Export, e poi posso cliccare Export Model. In ogni caso, cliccando su questo elemento, mi verrà chiesto dove voglio salvare il mio modello, quindi vado a creare una cartella esattamente dove si trova la directory della nostra statua. Quindi naturalmente potremmo chiamare questa cartella modello obj, che è il formato nel quale vorrei salvare il nostro modello, e possiamo anche copiare all'interno il nome, appunto, statua di Sandor Marai. Entro qua dentro e faccio incolla con il nome. Naturalmente ti devi ricordare di lasciare tutto attaccato, quindi utilizzerai anziché gli spazi l'underscore, perché alcuni software tipo MeshLab ad esempio non leggono altrimenti il file se ci sono spazi, quindi bisogna creare un'unica, diciamo, stringa senza spazi, quindi così può andare bene. Dopodiché clicco sul tasto salva per aprire un'ulteriore schermata di visualizzazione. Quindi nella parte in alto possiamo vedere le opzioni di esportazione, che possono variare a seconda del formato scelto, naturalmente. Alcuni formati, ad esempio in particolare come l'FBX e il 3DS, possono includere le telecamere, mentre altri possono includere le texture
eccetera. Assicurati naturalmente di sapere cosa si adatta meglio alle esigenze del tuo cliente e qual è l'input preferito dall'applicazione che sfrutterà il modello come input. Alcuni dei formati disponibili sono piuttosto inefficienti e producono file di grandi dimensioni, come ad esempio il formato VRML o DXF. Anche PLY o STL consentono la codifica ASCII o binaria, e quindi naturalmente utilizzate i formati binari ogni volta che potete, poiché sono notevolmente più compatti. Non dimenticate però che le mesh triangolari sono set di dati che possono essere enormemente pesanti. Le loro dimensioni eccessive possono sopraffare le capacità grafiche delle applicazioni client, quindi in questo caso particolare consiglio di lasciare tutto com'è. Possiamo anche lasciare il sistema di coordinate corrente, che possiamo anche verificare, quindi il sistema locale, oppure posso usare ad esempio il sistema RDN 2008, che forse è anche più adatto perché si rifà alla scansione laser che abbiamo utilizzato come supporto, come appoggio della nostra mesh. Quindi ulteriori parametri sono il vertex color, quindi cosa voglio esportare, quindi il colore dei vertici, le normali, la texture, in quale formato, JPEG, PNG, TIFF o EXR. Va benissimo JPEG. Posso decidere di inserire un commento se clicco qui su di commento creato da Gabriele Mura, sarei io, altrimenti uscirebbe il tuo nome, e il resto possiamo lasciare com'è. Ad esempio potrebbe servire forse l'alpha channel se stai creando magari se hai a che fare con dei videogiochi, magari per il PBR ad esempio. E dopodiché clicco qua sul tasto key per confermare questa operazione e il nostro modello verrà magicamente salvato tra qualche istante. La procedura di salvataggio, come vedi, richiede diversi minuti, quindi possiamo anche saltare questo procedimento cliccando su cancel. Quindi posso annullare questo procedimento, che naturalmente nel tuo caso farai egregiamente, per passare all'ultima fase, che è l'esportazione del report, che è molto utile perché ci consegna, diciamo, tutto il report, che è praticamente un documento che contiene al suo interno lo storico di tutti i procedimenti che sono stati fatti, di tutta l'elaborazione che abbiamo portato a termine e di quelli che sono anche risultati. Quindi Metashape, diciamo, può naturalmente creare un report che, come abbiamo appena detto, conterrà tutti i parametri utilizzati per costruire la scena, consentendo così a chiunque disponga, diciamo, dell'immagine sorgente di convalidare il modello. Per fare ciò andiamo a cliccare sul tasto File, Esporta e Genera Report. Da questo pannello è possibile impostare i seguenti parametri. Quindi nel nostro caso assegneremo il mio nome con, dopo il mio nome, dato che è una mia ricostruzione, il nome del monumento, possiamo fare qua statua di Sandor Marai, e come descrizione potremmo anche lasciare la dicitura Processing Report. Quindi, ricapitolando, nel titolo inserisco appunto il titolo oppure il nome del rapporto, la descrizione
la sezione di testo più lunga per informare il lettore del suo contenuto, proiezione, la vista utilizzata per creare l'immagine per la copertina, in questo caso utilizzo una proiezione dall'alto XY, e la dimensione del carattere, diciamo 12, può anche andare bene. Una volta impostati i valori ci verrà richiesto il nome del file e verrà generato un file PDF nella posizione che andremo a indicare naturalmente. Clicco sul tasto OK per procedere, quindi vado a inserire, creare una nuova cartella che naturalmente avrà il nome di report. Faccio doppio clic per aprirla, nel frattempo mi copio anche la directory, così ce l'ho anche per recuperarla dopo. Quindi report la statua clicco su OK per salvare. E in automatico, quindi senza neanche doverla aprire, si aprirà quello che è il report, che è questo che vedi a schermo, il titolo che ho utilizzato e poi il sottotitolo Processing Report con la data di oggi. Quindi posso utilizzare la visualizzazione adatta a pagina intera, la finestra, per vedere quello che è la ricostruzione. Quindi questa è la vista dall'alto del nostro modello, di che posso andare avanti per vedere esattamente che il posizionamento delle immagini ha un valore altissimo, come puoi vedere, quindi della conseguenti, diciamo, a tutte le fasi che abbiamo fatto di ottimizzazione. E come vedi l'ottimizzazione ricorsiva ha avuto i suoi frutti, quindi come vedi il valore blu è maggiore di 9, quindi qua sotto abbiamo il numero di immagini che è stato utilizzato, 1184, l'altezza di volo, la risoluzione terra che è di 1 centimetro per pixel, l'area ricoperta che sono circa 50 metri quadri, le camere diciamo che erano stazionari, i T-points, le proiezioni e l'errore che appunto, come dicevamo, è stato contenuto ad un limite massimo di 1 pixel. Quindi da quello che sembra è andato tutto correttamente, è stato utilizzato una Canon EOS per tutte le foto, come puoi vedere, terrestri, e anche altri apparecchi, sono questi, ad esempio la Nikon, 3 macchine, e poi vediamo le impostazioni di calibrazione della telecamera, con tutti i valori che abbiamo utilizzato per fare l'ottimizzazione. Questo è l'altro apparecchio, questo è l'altro ancora. Come vedi cambia l'orientamento del fotogramma, perché alcune avevano le immagini date in maniera diversa. Vediamo GCP, cioè il valore del ground control point. In questo caso abbiamo i valori, diciamo, che abbiamo utilizzato all'interno del nostro procedimento.
E infine abbiamo anche una ricostruzione veloce di quello che è il DEM, naturalmente dandoci dei valori di elevazione, quindi partendo dal blu che è il valore più basso, fino ad arrivare al rosso che è il valore più alto di sopra della lastra. La risoluzione è molto buona del DEM è 0,5 mm per pixel e una densità dei punti di 2,97 punti per millimetro quadrato. Questi sono tutti i parametri che sono stati utilizzati nella fase di processamento, dalle importazioni delle immagini, l'utilizzo di 7 laser scanner, non di 7 laser scanner, di 7 scansioni fatte con laser, 12 markers, il sistema di coordinate utilizzato, come puoi vedere, quello che abbiamo usato per l'esportazione, il processo che ha riguardato i T-points, le mappe di profondità, le varie impostazioni che riguardano anche appunto la creazione del modello, in caso, quindi prima della nuvola sparsa e poi del modello, e quindi dell'integrazione tra la nuvola sparsa e la nuvola di punti ottenuti dalla scansione laser. Qua c'è proprio tutto, quindi ti consiglio di utilizzarlo. Poi naturalmente alla fine ci sono anche dei dati che riguardano il sistema che ho utilizzato, che è il mio computer naturalmente. Questo procedimento ho usato OGSoft Metaship Pro con la versione 2,21, sistema Windows 64 bit, 63 GB di RAM, un Intel Core come processore i9 e come scheda grafica una Nvidia Quadro P2200. Benissimo ragazzi, con questo abbiamo finito questo tutorial. Era un tutorial in real time e quindi nel quale ti ho mostrato tutta la procedura completa che solitamente faccio per ottenere solo un modello. Questo naturalmente è un tutorial dimostrativo con solo scopo educativo e quindi naturalmente qualora tu volessi approfondire ti invito a contattarmi se fossi interessato a frequentare dei corsi, perché ti potrei consigliare un'azienda dove mi sono formato anch'io, quindi un'azienda molto valida, e naturalmente qualora raggiungessimo un numero consistente potrei anche valutare di tradurre il corso in lingua italiana, collaborando appunto con questa azienda. Fammi sapere se il video ti è piaciuto, scrivimi qui sotto un bel commento, metti un bel mi piace e iscriviti al canale e attiva la campanella. Quindi ci vediamo per il prossimo video. Ciao!